Ciao Zop! Nemmeno il tempo di iniziare la live, già sei entrato. Ciao Zop, benvenuto. Ok ragazzi, un bel like, mi raccomando, e vediamo subito cosa c'è in questo pacco. Intanto condivido la live su Telegram, come al solito, datemi un secondo solo, se non mi si spegne il PC. Ciao, ciao ragazzi, ciao Francesco, Samu, Wellotech, quanto tempo? Mugen, Emanuele, ciao ragazzi, ciao belli, quelli sono i giubbotti, quindi non fateci caso, i cappotti. E un bel like ragazzi, mi raccomando, per supportare il canale, nessuna donazione, un solo like. Iniziamo subito ragazzi, un attimo solo. Secondo voi, di cosa si tratta ragazzi? Dai, un pronostico. Ciao Media, ciao Pier Nicola, ciao Peppe. Allora ragazzi, condivido. Allora, per te il Ninja F8, F1, l'F11 l'ho già unboxato. Poi ragazzi, la prova volo avrei dovuto registrarla sabato scorso. Non ho potuto per dei motivi miei qui in casa. Domenica il tempo era brutto, devo andare domani a registrarla. Quindi se va bene ve la carico dopodomani. Perdonatemi il ritardo. Purtroppo cause di forza maggiore. Se avessi tutta la giornata libera farei solo video di droni, però ovviamente ho anche altri impegni. Però la farò subito. Un attimo solo ragazzi, non sto leggendo, intanto lasciate like, tra poco iniziamo questo breve unboxing e vediamo cosa c'è. Vi dirò che vi stupirà, non è quello che pensate forse. Forse, eh? Ok, mettiamolo qua. Ragazzi, come va la live? Va a scatti? Va bene? Altrimenti cambio connessione. Ditemi voi ragazzi. Ciao Marco, ciao Alessandro. Ditemi come va ragazzi. Si sente bene? Va a tratti? Ditemi voi. Che però non capisco perché non riesco a fare le live in Full HD. Nonostante io abbia il P20 Pro, connessione 4G, mi fa fare solo in 720p. Non so il motivo. Boh. Perfetto, tutto bene. Se ci sono dei problemi di live, avvisatemi, metto la connessione dati perché ora la wifi, lo sapete, a me la wifi è un po' quello che è. Un attimo ragazzi, ci siamo. Ok. La mando anche a Stefania, così viene pure lei. Ok ragazzi, ho fatto. Possiamo procedere all'unboxing. Salutiamo il computer della Xiaomi. Ciao ragazzi, ciao. Esce l'X8. Chissà se è l'X8. Allora, che cosa abbiamo qui sul tavolo? Abbiamo il tablet per provare l'applicazione. Abbiamo il taglierino. Abbiamo ben due bilance per vedere quanto pesa questo drone. E poi abbiamo ovviamente, ciao Fabiano. Oddio ragazzi, abbiamo ovviamente il pacco arrivato con DHL senza spese doganali. Ciao Batman, ragazzi, mi raccomando, un like per supportare il canale. E allora, quella è mia sorella, ragazzi, non sono io con un tutù, non preoccupatevi. Allora, ragazzi, guardate, questo è il pacco ed è davvero leggerissimo. È anche meglio dell'X8 forse. È un drone, sì, so che è un drone. Allora ragazzi, poi quando finisce questa live vi metterò il link per l'acquisto qui sotto in descrizione. Ciao Cricetto Salsiccia. Questo drone uscirà ufficialmente a metà aprile, quindi non è ancora uscito ufficialmente, si può già comprare dagli store. Questa che mi hanno inviato è la versione di anteprima e pensate che me l'hanno inviata senza la batteria del drone. Perché questo? Perché da quanto mi hanno detto i produttori che mi hanno inviato questo drone, la batteria non aveva ancora i permessi per la vendita e me l'hanno inviata ieri, la batteria dovrebbe arrivare, quindi qua dentro non ci sarà la batteria del drone. Fantastico, vero? Ok. Vabbè, a parte questo, appena arriva la batteria faccio un video classico con la recensione completa, quindi questo è un primo sguardo. Ragazzi, l'X8 lo stanno inviando sia su Banggood sia su Gearbest in questi giorni, però poco alla volta, perché ci sono un sacco di ordini, Fimi ne produce pochi,
e dovete avere pazienza, ragazzi. Comunque penso che per l'estate tutti quelli che l'hanno comprato fino ad ora lo avranno sicuramente. Poi c'è anche chi l'ha comprato dal sito ufficiale e le spedizioni da lì sono un disastro. So che molti hanno il drone disperso da qualche parte in Europa, nel mondo. Ok ragazzi, apriamo, dai, arriviamo a 20 like, arriviamo e apriamo questo pacco. Giro la telecamera. Oggi ho messo quello lì sopra. Ok, fatemi fare un po' di spazio. Perfetto. Ok ragazzi, allora, pesa davvero poco. Vediamo quanto pesa il pacco intanto, così vi faccio rendere conto del peso del pacco. Pesa esattamente. Sì, sì, che cosa stai calcolando? Ah, non so usare una bilancia, ragazzi. Vediamo se ci riesco. Aspettate, non mi carica i commenti. Ah, dovevo scendere, ok. È uscito il Lenfo o l'M9. Si è starata la bilancia. Che cosa è successo? Un attimo, ragazzi, sto litigando con la bilancia. Lo so, anch'io ho fame. Credimi. Apriamo, apriamo. Ah, ok, è andata la bilancia. Allora, questo pacco pesa... Sì, buonanotte. 650 grammi, ragazzi. Quindi pacco completo di confezione, roba varia. Quindi peserà molto meno il drone. Ok, andiamo a vedere cosa c'è qui dentro. Apriamo, ragazzi. Togliamo la bilancia. Ho un'idea. Se mi metto così e lo apriamo. Ok, c'è, regge. Cosa sarà, ragazzi? Sì, lo so, ma lo scontano spesso, ma finché non li spediscono conta poco, può costare pure 10 euro. Ok, pacco di HL, ben confezionato. Cosa avete scritto, ragazzi? Buonasera Paolo, fa tic tac. No, non fa tic tac. Media, magari mandami un'email per quello che ti serve. Che mi cucino? No, oggi qualcosa di leggero, un po' di bresaola. Ok, come al solito. Un altro pacco. Vediamo cosa c'è qui dentro, ragazzi. Sfondiamo tutto, ragazzi. Che cos'è? Beato te, Paolo. Ta-ta-ta-ta. Ciao Carlo. No, non è il Fimi, ragazzi, è un altro bellissimo drone questo. È un giocattolo. Allora, arriva con la borsa. Ciao nerd! Arriva con la sua borsa, interessante. In polistirolo, ovviamente. E ora andiamo ad aprirlo. È un drone molto interessante questo perché con le nuove leggi europee potrete utilizzarlo praticamente ovunque, credo anche in centri urbani se non sbaglio, perché pesa poco, molto poco e costa anche poco, costa 130 euro circa. Ok, apriamolo. Buonasera. Lo so Aldo, purtroppo questo... Ok, sono tornato ragazzi, ci siete? Era andata via la connessione. Allora, apriamo ragazzi. Ditemi se ci siete, eh? Ok. State vedendo oppure no? Ci siete ragazzi? Ok, cambio connessione un attimo.
per andare meglio ora, ragazzi. Ok, apriamo. Confezione, polipo ben fatta, dai, carina. Cioè, già che ci sia una confezione è una bella aggiunta. C'è anche il manico estraibile. Faccelo vedere. Opla, ragazzi. Ok, eccolo qui. Considerate che è un drone da 130 euro. E questo è un parto. È il Ninja, ragazzi. È un drone, secondo me, davvero interessante. Una rana. Ha i motori brushless, come vedete. Elica tripala, si chiama così. Guardate come sono particolari le eliche. È una versione del Tello. Allora, questo dovrebbe pesare sui 200 grammi a pieno carico. Dovrebbe essere un drone utilizzabile praticamente ovunque. E ora vediamo. Vediamo cos'altro c'è nella confezione, ragazzi. Vediamo. Cavetto di ricarica per la batteria che, ve l'ho detto, arriverà. Non so quando. Altre eliche. Ragazzi, chi pensava all'X8? No, secondo me è anche meglio del Tello e del Mito. Vediamo, questo è il piccolo radiocomando. E poi qui va il telefono. La pemaia. Sì, sta in diversi colori. Bianco, nero, rosso, giallo. Nulla. Questo è. Vediamo quanto pesa, ragazzi. Bravo, media. Buonasera. Buona cena. Allora, ragazzi, questo pesa al momento senza batteria esattamente 138 grammi. Grazie. Quindi con la batteria arriviamo sui 200 grammi, a dire tanto. Perché, ragazzi, non c'è solo l'X8, ragazzi. Questi sono droni interessanti e vedrete che nei prossimi mesi ce ne saranno davvero tanti di questi droni. Considerate che tra non molto, considerando le nuove normative europee, droni come questi saranno veramente diffusissimi. È molto simile allo Spark, ragazzi. Anche questo ha motori brushless, ha GPS. No, assolutamente. Questo è il GPS, ragazzi. Ha i motori brushless, ha una cam Full HD. Poi bisogna vedere come li fa i video. Sì. Ovviamente sì, Mediatron. Stavo già pensando a cosa registrare, Francesco, sinceramente. Penso settimana prossima. Quanti megapixel? 12 megapixel. La cosa interessante è che pesa pochissimo, ragazzi. Ve l'ho detto, 200 grammi. La nuova legge europea è sotto i 250 grammi per utilizzarli ovunque, senza patentini, senza certificati online, eccetera, eccetera. Quindi in teoria questo potreste utilizzarlo anche fuori dal balcone di casa vostra. In teoria, eh. Sì. Sensore, mi sembra anche questo un sensore Sony, però non vorrei sbagliarmi. Vediamo sì poi quello che farà DJI, ma ovviamente costerà molto di più. Questo costa 130 euro ed è appena uscito, poi calerà ancora. Secondo me è molto interessante, ragazzi. Ok, il radiocomando non è niente di che, però bisogna vedere come vola e come registra. Distanza, arriva la distanza legale, è legale. Sono indicati 500 metri di distanza, quindi bisogna vedere se li raggiunge oppure no. Questo FPV, sì. Tramite l'applicazione si potrà anche controllare la telecamera. Nerd, anche a te l'hanno inviato questo drone, vero? Mi sembra di sì. Ok ragazzi, mi dispiace che non c'è la batteria, quindi per testarlo 130 euro, 140 invece la versione con le protezioni per le eliche. La cam è stabilizzata digitalmente, bisogna vedere come funziona. Almeno se le foto sono decenti, ovviamente non mi immagino la qualità di un Mavic Air. Avevo nelle mani l'era 800 euro, parecchio 800 euro, la versione base o combo? Sì, nerd, a me l'hanno inviato, però guarda, senza batteria. Mi hanno detto che la batteria arriverà più avanti. Un bel like, ragazzi, mi raccomando.
Allora, Francesco, scusa se faccio una domanda stupida, ma che droni così leggeri col vento come vanno? Allora, considera che questo drone ha motori brushless, quelli un po' più seri, quelli che trovi anche sullo Spark, ad esempio, cioè quelli che trovi su droni di fascia più alta. Il tuo drone da 50 euro sicuramente avrà dei motori a spazzole e quelli col vento non vanno bene. Invece questo dovrebbe essere un po' più resistente al vento, in teoria. Invece l'X8, ragazzi, nessuna notizia per ora. Non so chi l'ha avuto, mi sa solo un paio di persone in Italia. Sì, sugli store cinesi lo trovi sui 600 euro il combo, facilmente. Comunque, ragazzi, è un drone che io aspettavo parecchio proprio perché pesa molto poco e sono curioso di provarlo. Ha anche funzionalità di volo avanzate come la gesture, il follow me. Io lo trovo molto interessante, ragazzi. È un drone che si potrà usare con le nuove leggi europee. No, non li ho visti ancora, media. Sì, ma non tutti, una piccola parte, Giuseppe. Ciao Simone. In teoria questo dovrebbe avere una cam superiore al Seafly. Chi l'ha scritto? Simone. Sì, anche con Banggood, Willer. Ah, ciao Alessio, scusa, non ti avevo visto. Ma perché il glow? Non ho capito. Ci guardiamo magari la scheda tecnica di questo drone sul sito, così vi fate un'idea di che drone si tratta. Prima della prova di volo. Il computer dove l'ho messo, non mi ricordo. Eccolo qua. Cosa avete scritto, ragazzi? Perché è giallo? Forse è quella la domanda. Ora no, Mediatron, non ci riesco. Oh, che bello, Willer, che bello. Le cose fantastiche. Ok, mentre il computer si accende. Che ne dite, ragazzi? Esteticamente vi piace oppure no? La plastica è anche buona, eh? Anche le finiture. Qua va la micro SD. Certo, Francesco, trovi la mia email nelle info del canale. Poi non fare impazzire i gatti. E anche per quello, sì, ovviamente. Ciao, Chianese, Super Jack. Sto aprendo la pagina, sto accendendo il computer, ragazzi. Un attimo, vi faccio vedere le caratteristiche di questo drone. Intanto, se avete qualche domanda, chiedete pure. Eh sì, perché il giallo mi sa che è l'unico disponibile, nerd. Comunque mi sa che arriverà pure a te senza batteria, quindi preparati. Perché la telecamera Xiaomi 4K costa tanto, intendi il gimbal a parte, i ricambi si fanno pagare. Io non ho mai trovato convenienza nel comprare il gimbal a parte dello Xiaomi. Per quello che costa, oramai si trova anche sui 340 euro il midrone, di pagare 250 euro il gimbal. Un attimo ragazzi, non mi ricordo cosa stavo cercando. Ok. Il Wingsland S6, non l'ho ordinato, mi dispiace. Kelly, che non ti piacciono? A me, io le trovo molto carine. Almeno diverse dal solito. Hanno questa parte tipo curva sulla punta, non so se si riesce a vedere, però a me piacciono. Bentornato Davide, no, tutto bene. Tu come stai? Sto cercando la pagina di questo drone, con la telecamera davanti, vediamo se ci riesco. Ninja 913. Sì, ovviamente Marco, quando arriverà lo proverò volentieri. C'è anche l'amico Cose Cinesi che ha fatto un articolo su questo drone perché è interessante. Sì, grazie Stefano. Marco Chianese, ma per favore, per favore. Ok, giro la telecamera ragazzi. Ok, no, un attimo ragazzi. Ok. No, non le sto più facendo le live sulla PlayStation 4, mi dispiace, non ho proprio tempo per giocare. Mi hanno invitato nella beta di un gioco nuovo, di Elder Scrolls Blades. Ok, spero non ci siano siti scioccanti attivi. Allora ragazzi, questo è il drone, costa 139 euro.
È disponibile in tre colori per ora, bianco, giallo e nero, con e senza protezione delle eliche. E pesa davvero, cioè costa davvero poco, ragazzi, per quello che offre, secondo me. Il Midron è finito in cantina. No, ce l'ho qua vicino. Vediamo se dopo lo prendo. Allora, ragazzi, questo drone, ok, senza spazzole, motori brushless, cam Full HD, cam 5G FPV. Mettiamo in inglese che l'italiano di Gearbest fa abbastanza schifo. Vediamo. Motori 2700. Allora, ragazzi, qui c'è scritto massima altezza di volo 4000 metri, ma sinceramente non ci credo né ora né mai. Poi GPS GLONASS, e che altro? Vediamo. E queste sono tutte le sue funzionalità di volo. Ritorno a casa automatico. Ovviamente bisognerà vedere come funzionano queste modalità. E quella è la cosa importante. Cam Full HD, GPS, la batteria che non abbiamo, le gesture e altre robe strane. Ok, ragazzi, cosa avete scritto? La cam stabilizzata, vabbè, come anche il Tello alla fine. Bisogna vedere come registra. Anche l'F11, quello nuovo che vi ho fatto vedere, non hanno il gimbal. Sono tanti droni senza gimbal. Però per pesare così poco, magari per fare qualche bella foto anche in luoghi dove sono vietati altri droni, può andare bene. E questo invece lo devo provare domani. Anche questo non ha il gimbal, eh. No, non è ancora arrivato, Will, mi dispiace. 4000 centimetri. Ti piacerebbe, sporcaccione. Durata batteria, siamo sui 16-17 minuti. No, non ci arriverà mai. Secondo me sono 400 metri al massimo, non 4000. Ma no, no, ragazzi. No, non c'è la batteria per ora, deve arrivarmi, quindi non si può collegare da nessuna parte. Eh, Voi invece, ragazzi, che droni state aspettando? Cosa avete comprato? Quanti di voi qui hanno comprato il Film X8 o la 3? Ma la Nafi, quanto pesa la Nafi? Pesa più di 250 grammi. Con la nuova normativa europea per volare ovunque, ma proprio ovunque, devono pesare meno di 250 grammi. Ciao, vai indietro con la live, Pasquale. È questo nuovo Ninja, drone molto interessante, molto carino, anche d'estetica. Fimi e Zino, hai comprato entrambi, Giuseppe? Lo Zino ultimamente lo stanno apprezzando 230 euro, ragazzi. Cioè, 230 euro lo Zino è un buon prezzo, anche se non mi piacciono alcune scelte dell'Absan, ma 230 euro è un ottimo prezzo per l'Absan Zino. Ok, lo Spark con kit di alleggerimento, però anche lì c'è la questione che se entrano le nuove regole europee, oggi non riesco a parlare, anche con il kit di alleggerimento ci fai veramente poco. Cioè, dopo l'estate forse si troverà più facilmente l'X8, o almeno spero. Fino a quando entrerà in vigore il nuovo regolamento europeo posso volare ovunque. Attenzione, ovunque no. Non puoi volare, cioè, da un sacco di parti, anche con l'alleggerito devi avere un sacco di permessi. Invece, con il nuovo regolamento europeo, con i droni sotto i 250 grammi, in teoria si può volare un po' ovunque. Sì, ora usciranno molti droni come questo, molto leggeri. L'X8, ma, cioè, te l'hanno già inviato, Aldo? In che senso, Tom? Sì, ok, la leg, giusto. Ciao Pacqui, Aguilar. Ciao.
Ragazzi, non so se avete visto il trailer di un nuovo film sui droni che stanno realizzando, un film horror sui droni, una cosa agghiacciante, l'ho vista ieri, non posso linkarvelo, però è davvero agghiacciante, ve lo farò vedere su Facebook, sulla pagina Facebook. Ciao, Checco! Sì, leg, ma la cosa buona sotto i 250 grammi, oltre a non fare nessun esame online, è che puoi usarli ovunque, davvero ovunque. Dudu, ne ho già parlato, faccio domani la prova di volo dell'F11 e carico il video dopo domani. Ho avuto un po' di impegni purtroppo. Meglio Fimi o Absan? Quale Fimi e quale Absan? Grazie mille Francesco, grazie davvero. Io aspetto di provare questo Ninja, perché mi incuriosisce. Altrimenti sotto i 250 grammi c'è sempre il buonissimo Tello, che pesa un cacchio, solo che non ha GPS e ha motori brushed. E quindi con un po' di vento ve lo perdete. Invece questo ha motori brushless e ha GPS. X8 e Zino. X8 è sicuramente migliore, però lo Zino a 230 euro è un buon prezzo, secondo me. Allora, cosa consigli sotto i 250 grammi? Allora, il Tello, il Seafly Dream è anche buono. Questo, se si rivelerà un buon drone, ve lo consiglierò nella video recensione. Ma io penso che sarà un buon drone. La telecamera del Tello è fissa, è una telecamera fissa. Invece qui è regolabile. Meglio Mavic Pro o Zoom? A fini hobbistici, secondo me è meglio il Mavic Zoom, Mavic 2 Zoom, perché poter zoomare è una comodità e costa anche di meno. Il Pro è più per roba professionale. Allora, bisognerà vedere tramite l'applicazione come andrà. Però non ruota fino a 90 gradi questa telecamera, ragazzi. Aspetto di provarlo, sono molto curioso, sinceramente. Questo drone giallo si chiama Ninja, lo linkerò qui sotto una volta che termina il video. A parità di prezzo, a 3 o Zino? Io preferisco la 3, vola molto meglio. Ciao Gianca. Vabbè, perché te l'ho detto, perché non ha il GPS, quindi non è stabilizzato. Neanche i motori sono poco potenti. Sì, leg, sicuramente. Secondo me uno Spark 2 uscirà verso l'estate. È da un po' che non esce un drone DJI. L'ultimo drone DJI qual è stato? Il Mavic 2? O è uscito qualcos'altro? L'Air è uscito prima del Mavic 2. Sì, mi sa che l'ultimo drone DJI è stato il Mavic 2. L'estate scorsa, quindi quasi un anno. Federico, dipende. Filmi A3, film X8, Xiaomi Mi 4K, Absanzino anche. Media settimana prossima. È meglio il Mavic o lo Spark? Il Mavic è sicuramente migliore. Secondo me uscirà uno Spark 2 sotto i 250 grammi. In teoria dovrebbe essere gratis il corso online, Leg. Io so che vogliono farlo solo in Italia perché noi siamo particolari nelle sedi ENAC, perché ovviamente così potranno farlo a pagamento. Ora ragazzi, vado a prendere un bel drone, un attimo, così vi faccio vedere qualcos'altro di interessante. Ok ragazzi, rieccomi.
Che avete scritto? Allora, fatemi leggere. Gratis il corso. Beh, ovviamente devono guadagnarci loro, eh. Sono solite cose europee. Ragazzi, ma avete letto che ieri è passato l'emendamento europeo sulla legge del copyright? Vedremo cosa succederà. Quante cose avete scritto, ragazzi? Il mio drone preferito è questo. No, ma anche il Midron 4K. Il Midron 4K resterà sempre nel mio cuore, ragazzi. Gran drone il Midron, lo consiglio a tutti. Manuel, riguardati la live, è arrivato il Ninja. Senza batteria però, ovviamente. Drone sotto i 250 grammi, da usare ovunque. E Kenak non ama. Ciao Stefania. Chi te l'ha spedito, Aldo? Ben good? A me non interessa, Gigi. Vabbè, pesa come una vacca. Vabbè, il Nitro 4K è un gran drone, ragazzi. È il mio drone preferito. Vabbè, è ispirato al Phantom, ovviamente, quindi pesa. Manuel, no, l'X8 non sappiamo dove sia nel mondo. No, non è arrivata a nessuno l'X8. Cioè, a poche persone in Italia. Io conosco solo due persone a cui è arrivato qui in Italia. L'X8. E una è caduta in acqua, l'X8. I droni subacquei, ci sto pensando, sicuramente verso l'estate, ora non è periodo. Verso l'estate, se mi capita qualcosa sotto mano, volentieri, magari qualcosa di economico, non droni subacquei che costano 2000 euro che sono infattibili da comprare. Allora, lo Zino con gli ultimi aggiornamenti è migliorato, però il fatto che bisogna aggiornare il drone in quella maniera a me non piace. Che cosa, Tom? Vabbè, Mirko, lo capisco, lo capisco. È meglio telecamera fissa o no? No, meglio no. Il Sima V1, no, non seguo molto i Sima, purtroppo. Anche se sono ottimi droni. Ragazzi, questo, cioè, voi rendetevi conto che non uso questo drone da 3 mesi, quasi. Pa, pa, pa. Comunque, sinceramente, meglio questo che il Fimi, ragazzi. Poi un altro drone molto buono che io vorrei provare si chiama Autel Evo. Autel Evo si scrive. L'Autel Evo è un bel drone che mi piacerebbe provare, però non lo importano in Europa, quindi non c'è garanzia europea. Lo provo io come... Ragazzi, chi lo vuole per provarlo al posto mio? Tra l'altro ho anche i DJI Goggles, gli occhiali, che sono compatibili con questo. Comunque la cosa bella è guardare questa parte inferiore e poi guardare quella dell'Absanzino, dove non c'è nessun sensore. E ti viene una sensazione di tristezza incredibile. Oh là. Se passate da Bari, ragazzi, ve lo faccio provare. Quanto costa? Questo costa 1500 euro. Però su Gearbest lo scontano a 1100 euro, una cosa del genere. Sì, questo è il combo, ho anche il kit combo. Ho fatto parecchi video su questo. Ora che arriva l'estate, ragazzi, facciamo un po' di video con questo. E se esce un drone nuovo della DJI, facciamo anche col drone nuovo della DJI. Oh, quando vuoi, Angelo. Quando vuoi. Ok, Tom, questo non lo sapevo. Lo zoom al momento con coupon viene 900 euro. In effetti, cioè, se avete 1100 euro, 1500 euro da spendere, questo è sicuramente il top. Però io non me ne pento. Però se tornassi indietro, forse prenderei il Mavic 2 Zoom. Perché lo zoom forse è più utile. Questa è una cam migliore dello zoom, ovviamente. Però lo zoom è buono per fare alcuni filmati un po' illegali e fate finta che non ho detto niente. Ah, te dico. Ciao Gabby. Ciao Gabby. Un bel like, ragazzi, un bel like. Ok, Francesco, io devo andare al dentista domani, purtroppo, sono già impegnato. Perché cerchi il Phantom 4 Pro? Prenditi un Mavic, a che ti serve il Phantom?
Allora, purtroppo non posso provarlo perché non ho la batteria che mi hanno inviato ieri, cioè ieri sì, però secondo me è un drone interessante questo, molto interessante, costruito bene, motori brushless, GPS, pesa pochissimo, pensa che pesa 130 grammi senza batteria. Ma ragazzi, il Phantom è troppo grosso. Cioè, ok, non so se a voi piacciono le cose grosse, ragazzi, però sinceramente io preferisco i droni più piccoli, trasportabili. Sono troppo impegnativi i Phantom, cioè devi portarteli appresso, pesano un sacco, invece questi te li metti ovunque. Questo si chiama Ninja 913, lo linkerò qui sotto a fine live, ragazzi. X8 sicuramente, Francesco, X8. Questo è il telecomandino del Ninja. Sono molto curioso di provarlo, ragazzi, credetemi. Almeno speriamo che faccia belle foto. Ma non penso, Tom, altrimenti si fanno concorrenza da soli. Il Phantom rimane sempre una categoria diversa di drone. Mi piace molto, ragazzi. Sono molto curioso di provarlo. Che avete scritto? Sì, obiettivi intercambiabili sì, a fini professionali va bene. Quei Madonna non volano più, che significa? Il produttore Francesco. Infatti non mi ha inviato la batteria perché non avevano ancora avuto la certificazione per la batteria. Però è costruito molto bene. Belle plastiche. Sembra uno Spark mini. No, Mega, non l'ho visto. Droni molto economici, sinceramente non li sto seguendo, quelli con motori a spazzole. Non mi interessano molto. Ok, ragazzi, avete già cenato? Quando ti arriva l'X8? Speriamo il prima possibile, non lo so. Sì, il controller dell'Ivo è bello, sì. Anche il controller del Mavic 2, quello con il display, è molto bello, però costa anche un bordello. Quanto costa? 500 euro, tipo. Il solo controller, eh? Il Midron 4K sicuramente, Francesco, il top. Ovviamente, ma sa. Uscirà, uscirà. Ti pare che DJI non faccia uscire qualche drone? Oramai sono solo loro che vendono a livelli alti in fascia commerciale. Parrot vende poco oramai. Autel, Ivo non c'è in Europa. E chi altro è rimasto? 650 euro il controller Pro del Mavic 2. Lo so, ma costa troppo. Cioè, seriamente, chi spende 650 euro per un radiocomando? Richiudibile il Fimix 8SE allora. La ciabatta è il top, la ciabatta della mamma è il top. Sono sordi. Ah vabbè, se te la regalate è un altro discorso, ma io 650 euro per un controller, per quanto bello sia, non lo spenderei mai. Cioè io ci compro un sacco di roba con 650 euro. L'X9 è molto buono, è uguale al Seafly Dream. Buon drone. lo so, Tom, lo so. E quella è la cosa bella. Non facciamo nomi, Marvel. Io vorrei sapere certi YouTuber che gli arrivano ogni giorno roba da 1000 euro, 1500 euro. Poi ci sono io che mi arrivano le robe da 150 euro e sono felice. Cioè, 130 euro, eh. Allora, questo Ninja me l'hanno dato i produttori. Questo l'ho comprato di tasca mia. Ci sono affezionato, ragazzi. Lo so, però con questo ninja potresti volare ovunque in teoria. Ah, lo so, Tom. Lo so, grazie, Tom.
Evento DJI verso la fine della primavera. Gigi, prenditi un Mavic, un Mavic Air, un Mavic Pro, non prenderti il Phantom, è troppo grosso. Troppo grosso, troppo grosso. Prossimamente, se mi riesco a ritagliare del tempo, farò un semplice mod al mio Fimia 3. Fai bene, Fimia 3 è un ottimo drone, anche lui. A me arrivano le spine adattature da Gear versato nella... Oh, quelle non mancano mai, ragazzi. Ragazzi, like, mi raccomando. Stabilizzata digitalmente, purtroppo. Grazie a te, Leg. Domani sera... No, dopodomani vi carico il video dell'F11, ragazzi, la prova di volo. No, no, cioè, ragazzi, un drone dovreste usarlo in aria, cioè non al chiuso, o comunque non in mezzo a ostacoli. I sensori anticollisione servono fino a un certo punto. Va la micro SD dentro, Gianca. Non lo apro da un po' di tempo. Ciao Omar! Il telescopio non lo provo qui a Bari, lo proverò a mare il mese prossimo, penso, Giovanni. Comunque, il Mavic 2 Pro è bello ciccio, ragazzi, eh? Non pensate che sia così piccolo. Bello grande. Quanto pesa? 1 chilo, mi sembra. Grazie a te, Locke. Questo? 1 chilo? 900 grammi? 900 grammi, forse. Alla fine hai preso un telescopio, sì. Oh, a me piacciono i telescopi, ragazzi. Sono rilassanti i telescopi. A te piace grande, Gigi? Oh, sono contento che tu lo dica così, platealmente a tutti. Bravo Gigi. Comunque, ragazzi, che cosa, Alessandro? Che drone? Il Mavic 1 era più leggero, il Mavic 2 è più grosso, ha molti più sensori, ha un sacco di roba dentro, cioè è più intelligente di me sto drone. Sì, sì, ovviamente Fabrizio. Il Mavic Zoom, sì, certo che è 4K il Mavic Zoom, Mediatron. Anzi, in realtà sia Mavic 2 Pro che lo Zoom sono superiori al 4K, poi ritagliano un po' anche per la stabilizzazione. Ciao Enrico. E nulla ragazzi, quindi figurati, buona cena. No Enrico, poi riguardati la live, no, è arrivato il ninja. Ok amici, allora, sono molto curioso di provare questo ninja. Boh, speriamo bene. Domani provo l'F11 e dopodomani vi porto la prova di volo dell'F11 ragazzi, perché questo drone vi interessa. Speriamo che voli bene. Ciao Andrea. Di che cosa Enrico? Dell'X8? Sì, anche a me hanno detto così. Figurati Gigi. Oh, sono contento anche di parlare con voi alla fine. Comunque la cosa bella di questo ninja, oltre a pesare poco, è la valigetta, ragazzi. Cioè, che bella è sta valigetta. Mi sembra che anche il Phantom arrivi con la valigetta di polistirolo, se non sbaglio, una cosa simile. Sì, l'hanno tolta. Non so come... Ah, l'hanno tolta perché fanno le votazioni tra poco, quindi se non ci fossero state le votazioni non l'avrebbero mai tolta in 2 settimane. La cam qui è una 12 megapixel, quindi dovrebbe essere di discreta qualità. Vedremo. Sì, Matteo, ma sicuramente anche su Amazon le venderanno tra poco. Sì, a me piace il particolare delle eliche tre pale, che poi hanno questo design, guardate, allungato alla punta, affilato. Bello, mi piace.
Purtroppo in futuro vedrete sempre più mini droni, ragazzi, perché le leggi saranno sempre meno permissive per volare ovunque, quindi si cercherà sempre di fare droni più piccoli e leggeri. Z5 non l'ho mai provato, ma oramai c'è l'X11, lo Z11, cioè l'F11, scusami, questo qui, quindi non ha molto senso prendere lo Z5. Sì, ha la batteria incorporata questo, ha l'entrata micro USB qui sopra e lo carichi. Carino il radiocomando, ragazzi. È bellino. È piccolo come il drone. Io ho visto il micro drone, ragazzi, il micro drone 4.0, vi ho fatto il video, che il drone è piccolo, quanto questo più o meno. Però hanno fatto un radiocomando che è grande quanto sto Mavic. Cioè, che senso ha fare un mini drone e poi fai il radiocomando che è tanto? Non ha veramente senso. Ma massa! L'ho fatto vedere nello scorso unboxing della Xiaomi. A che ti servono i droni? A niente, a fare video, a divertirmi. È un hobby. In questi giorni, Fritz, in questi giorni. Far pilotare un drone a Stefania la vedo dura. Perché... No, ragazzi, se no mi lascio. No, la 3 glielo faccio pilotare, dai. Gli faccio pilotare prima un drone da battaglia, da distruggere, e poi le faccio usare la 3. Ciao Stefania, ciao Stefania. Oh, anche col telescopio a guardare le vicine, ragazzi. Come nei film, quando sul terrazzo col telescopio a guardare nelle finestre. Francesco, poi guardati la live indietro, ho fatto vedere un po' tutto, un po' una panoramica, quindi è un drone molto interessante. Ciao signor. Drone e telescopi. Ragazzi, che poi tra l'altro pensavo anche di modificare il nome del canale YouTube. Che oramai Addicted to Games, non so quanto ci azzecchi ancora con la tecnologia. Vedremo in cosa lo posso modificare. Che idee avete voi, ragazzi? Ma sì, Gianca, sono belle anche gli uomini pugliesi, cioè, voglio dire. Buona cena, Francesco. Buona cena. Un bel like, ragazzi, se non l'avete lasciato, mi raccomando. Ah, no, ma io tratto più la tecnologia. Ma pure Addicted to Technology, qualcosa del genere. Ma poi io l'inglese lo so da schifo, però faccio i nomi in inglese, non so perché. Sì, è stabilizzata la cam, Gregory. Quando provi l'F11? Domani. No, aspetta, Matteo, aspetta. Già non spediscono il drone, figuriamoci le batterie. Gianca, vergogna, Gianca, vergogna. Che cosa? Cosa quanto assai? Ah, sì, è stabilizzato il drone, ovviamente. Ma oramai tutti i droni sono stabilizzati, anche sto Ninja ha il GPS GLONASS per stabilizzarsi. Sembra un nuovo, guardate ragazzi, un uovo giallo. Lo so, Matteo. In volo con Michele. Mi fanno causa. Ciao Issam, ciao. So che i figli seguono questo canale ogni tanto. Non lo so, ragazzi. Oppure metto il mio nome. Oramai va di moda nei canali YouTube mettere il proprio nome o cognome. Boh, devo decidere, ragazzi. Sarà una dura scelta. Eh sì, è bene, è bene, è bene. Michele Technology. Ah, questo quasi quasi. Mickey Drones. Ma non è male. Ciao Ponti, ho preordinato il film X8 da Gearbest il 13 dicembre. Inizio di aprile. Lo so, lo so. Guarda, io l'ho ordinato dal sito ufficiale della FIMI. Me l'hanno spedito, si è perso non so dove. Ora aspetto quello di Gearbest, almeno la spedizione è più sicura, ma non so quando lo spediranno, sinceramente. Addicted Mickey Tech. Oh, bei nomi ragazzi, poi me li appunterò, farò un video sondaggio per scegliere il nome del canale. Tecnomic. Vabbè ragazzi.
Che dovete farci, ragazzi? Purtroppo Film ha avuto seri problemi di produzione. Anche il Midron 4K, ragazzi, quando è uscito per un anno non si trovava, cioè si preordinava ma non si riusciva a ottenere il Midron 4K. Anche il film A3. Eh sì, Junk. No, ma lo Spark è diventato un ottimo drone, eh. Non lo sottovalutare lo Spark. 300-400 euro, Midron 4K e Fimix 8 e 6 sicuramente. Sai tempo da aspettare. Bel tempo, Gianca. Speriamo che domani ci sia bel tempo, così vogliamo un po'. È un'azienda nuova che lo produce il Ninja. Anche per questo mi interessa, per vedere come funzionano. Ok, ragazzi, dai. Mi spiano. Vabbè, ragazzi, nulla. C'è uno specchio inquietante. Buonasera. Ok, ragazzi, io vado a cena, quindi poi vi lascio il link per acquistare questo, se vi interessa, il Ninja, un drone molto interessante. Nulla, ragazzi, dai, ci vediamo domani, forse o dopodomani, con la recensione volo dell'F11 e buona cena a tutti, ragazzi. Ciao a tutti. No, no, oggi niente pizza. Ah, ragazzi, mi raccomando, entrate su Telegram e Facebook se volete. C'è il gruppo Facebook, linkato qui sotto, anche il canale Telegram, ragazzi. Entrate, vi aspetto. Ciao!